Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Siamo appena atterrati a Malé, capitale delle Maldive, e resteremo qui solo per una notte perché domani prenderemo una barca veloce che ci porterà sull'isola di Oculas, una piccola isola local poco turistica ed economica. Adesso andremo a ritirare qualche contante qui in aeroporto perché ci hanno detto che è il pagamento che preferiscono su queste isole. Dopo circa un'ora e mezza di navigazione siamo arrivati. Andiamo a fare un giretto per ambientarci un po'. Stamattina si parte per un'escursione sull'isola di Ras Duf. Sigareggia, sigareggia! Questo posto sembra una cartolina. Dopo qualche piccola sosta in mare aperto siamo arrivati a Ras Duf. Pausa pranzo e si riparte. Oggi giornata relax nella Bikini Beach di fronte al nostro hotel perché domani ci aspetta un'altra escursione. Nel frattempo guardiamo qualche spiaggia qui intorno. Un piccolo aspetto negativo di questo posto è che è ancora tutto in costruzione e quindi ci sono svariati cantieri in giro per l'isola. Tanto che gironzolo un po', vi dico qualcosa riguardo a quest'isola dei pescatori. Intanto da quando siamo arrivati abbiamo indossato solamente ciabatte, già dall'aeroporto di Malé. L'importante è che quando si entra in qualsiasi negozio le lasciate fuori dalla porta per rispettare le loro tradizioni. E volendo si potrebbe girare tranquillamente a piedi nudi per tutta l'isola. Molto importante è rispettare le regole, come non girare in bikini o a torso nudo al di fuori delle Bikini Beach, perché si rischiano delle sanzioni. Gli unici mezzi che abbiamo visto circolare sono scooter, moto elettriche e caddy, ma la si può girare tranquillamente tutta a piedi. Ci sono diversi ristoranti dove noi personalmente abbiamo mangiato molto bene e come vi ho anticipato a Malé vi confermo che qui la maggior parte dei commercianti preferiscono tutti contanti ed accettano molto volentieri soprattutto dollari americani, ma vanno bene anche euro e rupie maldiviane, che tra l'altro sono fatte di plastica e si possono tranquillamente bagnare. Questa mattina usciremo in barca e andremo alla ricerca di mante e squali nutrice. Prima fermata Manta Point. E qui siamo allo Shark Point.
Esperienza fantastica. Questa è Picnic Island. Colori fantastici. Adesso andremo a vedere un piccolo relitto. Questa mattina andremo alla ricerca dello squalo balena. Ci siamo buttati 2 o 3 volte e la stiamo continuando a inseguire. Ovviamente non poteva mancare il bagno con le mante. Dopo 2 ore di navigazione e di ricerca finalmente siamo riusciti a nuotare insieme allo squalo balena. Adesso prima di rientrare ci fermeremo qui sull'isola di Embudu per pranzare. Bye bye, have a nice day, thank you. Bye. Thank you. Siamo nuovamente qui al porticciolo, adesso partiremo per trascorrere un paio d'ore sull'isola di Veridù. Eccoci arrivati sull'isola di Veridù. Qui prima c'era un resort, ma adesso è stato abbandonato da diversi anni. Adesso ci vive soltanto un guardiano, ma permette ai turisti di venirlo a visitare. Lui è Sergio, il guardiano dell'isola. Sergio ci ha dato il permesso di girare in piena autonomia sull'isola. A tratti questo posto è un po' inquietante, potrebbero girarci un film horror. C'è ancora qualsiasi cosa all'interno, materassi, telecomandi, tazzine, bicchieri. Sembra quasi che questo posto sia stato abbandonato da un momento all'altro. E la Paola si mette a fare un po' di contabilità. Adesso faremo un po' di snorkeling. Oggi Turtles Beach. E tutte le sere ci godiamo questi bellissimi tramonti. Ultimo giorno ad Ukulas. Vi darò il mio feedback finale, ma soprattutto personale. Cosa più importante da ricordare è che quando si arriva in queste isole di pescatori bisogna dimenticarsi del lusso, perché qui è tutto molto semplice, ma comunque ben organizzato, soprattutto le escursioni, tenendo conto che fino a qualche anno fa non hanno mai avuto così tanto turismo internazionale, o addirittura niente. Comunque si trova quasi tutto quello che serve per fare una vacanza indimenticabile, dove la fauna fa da padrona. È un'isola sicura e la gente locale è
è tranquilla, talmente tranquilla che quando si va a mangiare fuori un po' ovunque le attese sono davvero lunghe. Certo, se per caso dovesse piovere per diversi giorni, e la cosa non è improbabile, forse ci si potrebbe annoiare un pochino, ma le giornate di sole la renderanno indimenticabile. Da non dimenticare una crema solare ad alta protezione e una maglietta termica per fare tanto snorkeling, perché qui il sole non scherza. Se anche questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like, e al prossimo viaggio.